Un saluto a tutti. Facendo dei ragionamenti sulle varie varianti dei PX, mi sono trovato a fare alcune considerazioni e ve le espongo con questo breve video. Allora, alla mia destra abbiamo tamburo PX pre-arcobaleno con mozzetto interno da 27 mm, tamburo arcobaleno con mozzetto da 30 mm, qui abbiamo albero secondario PX pre-arcobaleno con dado da 22 con la corona, col cestello e il suo spessore. Vi faccio vedere più da vicino. Qui abbiamo secondario arcobaleno con il suo spessore, dado da 24 e il castelletto per bloccare la coppiglia. E qui in fondo abbiamo il secondario del PX con freno a disco che ha il paraolio interno. Infatti, come possiamo vedere, questa parte lucida è la sede dove lavora il paraolio interno e gli altri ovviamente non ce l'hanno perché il paraolio è esterno. Allora, i ragionamenti che ho fatto sono sull'intercambiabilità delle varie parti. Purtroppo non ho qui a disposizione un tamburo con il mozzetto per il PX con freno a disco, che è quello col paraolio interno, è da 31,5 mm. Ho questo qua da 30 dell'arcobaleno, però se noi prendiamo il secondario del PX freno a disco con il tamburo dell'arcobaleno, a livello di compatibilità interna non c'è nessun problema, perché il paraolio, essendo il paraolio interno, non ha tanto importanza il diametro di questo mozzetto, perché praticamente lì non c'è nulla che va a interferire con il mozzetto. Sì, c'è un feltrino e un'altra parte metallica, ma a livello di compatibilità non c'è nessun tipo di problema. E da questo lato lo spessore e il dado sono identici e quindi non c'è nessun tipo di problema a montare il tamburo col mozzetto da 30 sull'asse secondario del PX col paraolio interno, in cui andrebbe quello da 31,5. Come vediamo va perfettamente, si riesce a montare tutto ed è perfetto. Ora il ragionamento che ho fatto, ed è la ragione per cui ho qua il tamburo del PX pre-arcobaleno, è la compatibilità con l'asse secondario dell'arcobaleno e del PX freno a disco. Come vediamo, anche questi si incastrano alla perfezione e non c'è nessun tipo di problema. L'unica differenza è che l'asse è leggermente più lungo, 4-5 mm più lungo, e se mettiamo lo spessore del PX pre-arcobaleno, il suo spessore che avrebbe questo tamburo, è troppo spesso, andrebbe abbassato di un millimetro, 1,5 mm, e a quel punto si riuscirebbe a montare il tamburo del PX pre-arcobaleno sull'asse arcobaleno, ovviamente montando il paraolio con l'interno da 27 e non quello da 30. È una cosa fattibile, non so perché uno dovrebbe farlo, però non si sa mai. Se uno ha un'emergenza e ha solo quel tamburo e deve per forza usare la Vespa, è una cosa che si può fare. Il contrario, prendendo il secondario del PX pre-arcobaleno e prendendo il tamburo dell'arcobaleno col mozzo da 30, sono sì intercambiabili, però spunta troppo poco la parte filettata dell'albero e quindi non si riesce a montare.
a supporto di quello che sto dicendo, vi faccio vedere alcune misurazioni, anzi non servirebbero neanche fare le misurazioni perché si riescono a comparare uno con l'altro. Allora faccio vedere questo PX freno a disco con paraolio interno, questo asse secondario dell'arcobaleno. Mettendo in appoggio questa battuta e l'altra parte, vediamo che i perni sono esattamente lunghi uguali, quindi come dicevo il tamburo si può spostare da uno all'altro. Invece, come si può vedere, prendendo il secondario del pre-arcobaleno e mettendolo vicino, si vede quella differenza di circa 5 mm più corto. Però se noi paragoniamo il mille righe e la battuta del cuscinetto, vediamo che appunto questi sono uguali, quindi le differenze si limitano solo alle parti terminali dove va avvitato il dado, per il resto sono uguali. Anche se andiamo a misurare lo spessore dell'albero, tanto per avere un paragone, vediamo che è 21 arcobaleno e pre-arcobaleno è 21 pure lui, X frenadisco 21 pure lui. Quello che cambia ovviamente è il tipo di sincronizzazione della crociera con gli ingranaggi delle marce. Questa parte qua che è diversa, ma questo sarebbe un altro video. La mia spiegazione era solo per la parte finale degli alberi, per dare una sorta di compatibilità con i vari tamburi che ci sono in commercio. Volendo fare un riepilogo del video, possiamo dire che l'albero secondario del PX col freno a disco può montare indifferentemente tutti e tre i tipi di tamburi, quello del mozzetto da 27, quello col mozzetto da 30 e quello col mozzetto da 31,5, proprio perché avendo il paraolio interno la dimensione del mozzetto non influisce sul tipo di montaggio. Montando però quello da 27 bisogna modificare lo spessore che c'è sotto il dado e di abbassarlo leggermente. Per quanto riguarda invece il secondario del PX arcobaleno, può montare il tamburo col mozzetto da 30 e il tamburo col mozzetto da 27, ovviamente mettendo i relativi paraoli, e quello da 27 anche per lui bisogna abbassare lo spessore. Invece il secondario del PX pre-arcobaleno può montare solo il tamburo col mozzetto da 27, perché la parte filettata è più corta e negli altri non sporgerebbe fuori e quindi non si riuscirebbe a evitare il dado. Spero che questo video possa essere stato di aiuto a qualcuno. Vi ringrazio di averlo visto. Se volete iscrivervi mi fareste un gran piacere. Un saluto e ci vediamo al prossimo video.